Benvenuti a tutti su Cristianamente. Oggi affronteremo un argomento affascinante e complesso: gli angeli e i demoni. Queste figure appaiono in molte culture e religioni, con interpretazioni e rappresentazioni che variano notevolmente. Esploreremo le loro origini, il loro significato e il loro ruolo dal punto di vista laico, religioso, psicologico e psicoanalitico. Inoltre, discuteremo le testimonianze di persone che affermano di aver avuto esperienze con angeli e demoni. Ricordate, la questione dell'esistenza di angeli e demoni dipende dalle convinzioni personali di ciascuno. Alcune persone credono fermamente nella loro esistenza, mentre altre non lo fanno. Entrambe le posizioni sono rispettabili e valide. Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo. Gli angeli e i demoni sono figure che si trovano in molte culture e religioni, e le loro origini, interpretazioni e rappresentazioni variano notevolmente. Dal punto di vista laico, gli angeli e i demoni sono spesso visti come archetipi o simboli. Il termine angelo, di origine greca, può essere tradotto letteralmente come messaggero o inviato, mentre il termine demone, anch'esso di origine greca, significa letteralmente spirito divino. Inizialmente, non aveva connotazioni particolarmente negative. Le rappresentazioni artistiche di angeli e demoni sono diventate sempre più diversificate nel corso del tempo, a seconda del contesto culturale di riferimento. Dal punto di vista religioso, le interpretazioni variano notevolmente. Nel cristianesimo, gli angeli sono considerati messaggeri di Dio e hanno un ruolo importante nella storia della salvezza. Ad esempio, annunciano la nascita di Gesù a Maria o assistono Gesù durante la sua passione. Nell'ebraismo, gli angeli sono considerati creature divine che agiscono come emissari di Dio. Hanno nomi e ruoli specifici. Nell'Islam, gli angeli sono considerati creature spirituali che agiscono come messaggeri di Allah. Nell'Induismo, gli angeli sono chiamati Deva e sono considerati creature divine che agiscono come protettori degli dei e dei mortali. Nel Buddismo, gli angeli sono considerati creature divine che abitano i reami celesti. Queste sono solo alcune delle molte interpretazioni di angeli e demoni nelle varie culture e religioni. È importante notare che queste interpretazioni possono variare notevolmente anche all'interno delle stesse tradizioni religiose. Continuando sulla discussione degli angeli e dei demoni, è interessante notare come queste figure siano state interpretate e rappresentate in modi diversi nel corso del tempo. Nel cristianesimo, i demoni sono spesso associati al male e alla tentazione. Satana, il capo dei demoni, è descritto come un angelo caduto che si ribellò contro Dio. I demoni sono spesso rappresentati come creature spaventose e malvagie. Nell'ebraismo, i demoni sono considerati esseri spirituali che possono essere sia buoni che cattivi. Alcuni testi ebraici antichi parlano di angeli caduti che si sono trasformati in demoni. Nell'Islam, i demoni, o jinn, sono considerati creature fatte di fumo senza fuoco. Alcuni jinn sono buoni, altri cattivi. Nell'Induismo, i demoni, o asura, sono considerati esseri potenti che possono essere sia buoni che cattivi. Alcuni asura sono venerati come divinità. Nel Buddismo, i demoni possono rappresentare ostacoli spirituali o tentazioni. Il demone Mara, ad esempio, tentò di distrarre il Buddha durante la sua meditazione sotto l'albero Bodhi. Queste interpretazioni riflettono le diverse concezioni del bene e del male, della moralità e dell'etica nelle varie culture e religioni. Inoltre, mostrano come le figure degli angeli e dei demoni siano state utilizzate per esprimere concetti complessi e astratti in modo accessibile e comprensibile. Gli angeli nella cultura popolare sono rappresentati in molti modi diversi, sia nei film che nella letteratura. Ecco alcuni esempi. Nel cinema. Nella serie TV Supernatural, gli angeli sono rappresentati come esseri divini con poteri sovrannaturali che lottano contro il male e cercano di proteggere l'umanità. Nel film Angeli e Demoni, basato sul libro di Dan Brown, gli angeli sono rappresentati come esseri mitologici che hanno poteri sovrannaturali e che giocano un ruolo fondamentale nella lotta tra il bene e il male.
Nel film City of Angels, sono rappresentati come esseri umani con ali, che hanno il compito di accompagnare le anime dei morti nell'aldilà. Nella letteratura. Nella Divina Commedia di Dante Alighieri, gli angeli sono rappresentati come creature divine che abitano il paradiso. In Il Paradiso perduto di John Milton, gli angeli lottano contro Satana e cercano di proteggere l'umanità dal male. In generale, gli angeli nella cultura popolare sono rappresentati come esseri divini con poteri sovrannaturali, che hanno il compito di proteggere l'umanità e lottare contro il male. Tuttavia, la loro rappresentazione può variare notevolmente, a seconda del contesto e della visione dell'autore o del regista. Ci sono molte testimonianze di persone che affermano di aver avuto esperienze con angeli e demoni. Queste testimonianze spesso includono incontri con figure misteriose o esperienze che le persone interpretano come segni o messaggi. Ecco alcuni esempi. Una persona ha raccontato di aver visto il suo angelo custode mentre tornava da una vacanza in Canada. L'angelo sembrava avere un vestito fatto di nuvole di seta che si muovevano al vento. Un'altra persona ha raccontato di aver visto un doppio arcobaleno in un giorno in cui non aveva piovuto. Ha interpretato questo come un segno del suo angelo custode. Un'altra testimonianza parla di una madre e una figlia che sono state salvate da un incidente d'auto. La madre aveva un angelo attaccato all'aletta parasole della sua auto, e dopo l'incidente, l'angelo era finito sul sedile posteriore accanto al seggiolino della figlia. In un altro racconto, una persona ha pregato per aiuto quando la sua auto è rimasta in panne su una strada deserta. Subito dopo, ha visto una macchina del soccorso stradale arrivare da nessuna parte. Queste sono solo alcune delle molte testimonianze che si possono trovare. Tuttavia, è importante notare che queste esperienze sono altamente soggettive e possono essere interpretate in modi diversi a seconda delle credenze personali di ciascuno. Continuando con le testimonianze, ci sono anche molte storie di persone che affermano di aver avuto esperienze con demoni o entità maligne. Ecco alcuni esempi. Un uomo ha raccontato di aver avuto un'esperienza inquietante in una casa che credeva fosse infestata da demoni. Ha descritto di aver sentito passi, voci sussurrate e oggetti che si muovevano da soli. Un'altra persona ha raccontato di aver visto un'ombra oscura nella sua camera da letto e di aver sentito una sensazione di paura e terrore. Un'altra testimonianza parla di una donna che afferma di essere stata attaccata da un demone durante il sonno. Ha descritto l'esperienza come paralizzante e terrificante. Queste testimonianze sono spesso accompagnate da un senso di paura e terrore, e le persone che le raccontano spesso cercano aiuto spirituale o religioso per affrontare queste esperienze. Tuttavia, come per le testimonianze sugli angeli, è importante notare che queste esperienze sono altamente soggettive. Non esistono prove scientifiche che confermino l'esistenza di angeli o demoni, e la scienza attuale non può spiegare queste esperienze in modo definitivo. Le interpretazioni di queste esperienze dipendono in gran parte dalle credenze personali e culturali di ciascuno. In psicologia, gli angeli e i demoni possono essere visti come metafore per vari aspetti della mente umana. Ad esempio, il termine demone può essere usato per descrivere un agente mentale autonomo e inconscio che influisce sul comportamento di un individuo, generando particolari sentimenti, emozioni e motivazioni. Questo concetto di demone può essere paragonato a un programma informatico che viene eseguito in background, influenzando il funzionamento generale del sistema. Più demoni possono essere attivi simultaneamente, influenzando vari aspetti del comportamento e delle emozioni di un individuo. Gli angeli, d'altra parte, potrebbero essere visti come agenti mentali che aiutano a guidare un individuo verso comportamenti positivi o etici. Questi angeli potrebbero rappresentare valori interiorizzati o ideali morali che aiutano a guidare le decisioni di un individuo. È importante notare che queste sono interpretazioni metaforiche e non implicano l'esistenza letterale di angeli o demoni. La psicologia si occupa dello studio del comportamento umano e dei processi mentali, e utilizza spesso metafore come queste per descrivere complessi processi mentali. In psicoanalisi, gli angeli e i demoni possono essere interpretati come rappresentazioni simboliche di aspetti della psiche umana.
Questi simboli possono rappresentare vari aspetti della nostra personalità, dei nostri desideri, delle nostre paure e dei nostri conflitti interni. Ad esempio, un angelo potrebbe rappresentare una parte di noi stessi che aspira al bene, alla moralità, alla spiritualità o all'autotrascendenza. Un demone, d'altra parte, potrebbe rappresentare una parte di noi stessi che lotta con desideri o impulsi più oscuri, come la rabbia, la paura, la gelosia o il desiderio di potere. Queste figure possono anche rappresentare le tensioni e i conflitti che sperimentiamo tra questi diversi aspetti di noi stessi. Ad esempio, potremmo sperimentare un conflitto tra il nostro angelo interiore che vuole fare la cosa giusta e il nostro demone interiore che è attratto da comportamenti autodistruttivi o dannosi. È importante notare che in psicoanalisi, questi simboli non sono visti come entità reali o letterali. Piuttosto, sono strumenti utilizzati per esplorare e comprendere la complessità della psiche umana. La Bibbia ha molte cose da dire sull'astrologia, la divinazione e l'interrogazione dei morti. Sull'astrologia, la Bibbia è chiara, l'astrologia è considerata un peccato ed è incompatibile con le credenze cristiane. L'astrologia è stata praticata per migliaia di anni e ha le sue origini nell'antica Babilonia. Tuttavia, come cristiani, è importante capire cosa dice la Bibbia sull'astrologia e come si allinea con le nostre convinzioni. Sulla divinazione, la Bibbia condanna esplicitamente la divinazione. Nel libro del Deuteronomio, 18, 10-12, Dio dice al popolo di Israele: non si trovi in mezzo a te chi fa passare per il fuoco suo figlio o sua figlia, né chi pratica divinazioni, né indovino, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti o gli indovini, né chi interroga i morti. Sull'interrogazione dei morti, la Bibbia proibisce anche l'interrogazione dei morti. Nel libro del Deuteronomio, 18 e 11, Dio dice al popolo di Israele: non si deve trovare in te alcuno che interroghi i morti. Le scritture mostrano a più riprese che i morti non sono consapevoli di nulla. Queste pratiche sono viste come tentativi di ottenere conoscenza o potere in modi che non si affidano a Dio e quindi sono considerate in contrasto con la fede biblica. In conclusione, abbiamo esplorato il complesso mondo degli angeli e dei demoni, esaminando le loro origini, interpretazioni e rappresentazioni in varie culture e religioni. Abbiamo discusso le loro rappresentazioni nella cultura popolare e abbiamo condiviso testimonianze di persone che affermano di aver avuto esperienze con queste entità. Abbiamo anche esaminato come la psicologia e la psicoanalisi interpretano questi concetti. Ricordiamo che non esistono prove scientifiche che confermino l'esistenza di angeli o demoni. La scienza si basa su prove osservabili e misurabili, e non può confermare o negare l'esistenza di entità spirituali o sovrannaturali. La questione dell'esistenza di angeli e demoni dipende dalle convinzioni personali di ciascuno. Invitiamo tutti a mantenere un approccio aperto ma critico verso questi argomenti. È importante rispettare le diverse credenze e interpretazioni, ma è altrettanto importante rimanere radicati nella realtà e nel pensiero critico. Grazie per aver seguito questa discussione. Se vi è piaciuto questo video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi contenuti. Alla prossima! Grazie mille per aver seguito questa discussione sul nostro canale Cristianamente. Se ti è piaciuto questo video, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e a mettere mi piace. Non dimenticare di attivare le notifiche per rimanere aggiornato sui nostri prossimi contenuti. Alla prossima!